Ciao a tutti e benvenuti su Minty Tarot. Oggi vediamo le energie per il mese di luglio e come al solito vi propongo 3 varianti fra cui scegliere. Prima però volevo informarvi che ho appena aperto un gruppo Facebook dove aiuto le persone a risvegliare, a riconnettersi con i propri doni intuitivi. Infatti si chiama Risveglia la tua intuizione con i tarocchi, perché uno dei strumenti più importanti, più utili per risvegliare la nostra intuizione sono sicuramente i tarocchi. Vi troverete trainings, materiale e tanti esercizi e soprattutto un posto sicuro e sereno dove esercitarsi a crescere la connessione con la propria intuizione. Troverete il link del gruppo Facebook nella descrizione del video. Bene, continuiamo con la lettura di luglio. Ci sono appunto 3 opzioni fra cui scegliere. La prima è quella con il quarzo rosa, la seconda è quella con il quarzo di rocca e la terza è quella con l'opale bianco. Come al solito vi consiglio di fermare il video un attimo e cercare di, con la vostra intuizione, di scegliere la variante che vi comunica di più. Dopodiché potete scorrere il video fino al capitolo che la descrive. Noi ci vediamo dopo. Ciao! Bene, iniziamo con la prima variante, quella del quarzo rosa, e vediamo subito le energie generali del mese di luglio con la carta dei tarocchi celtici. E abbiamo Teutates, che è un dio di origine gaelica, ovvero della popolazione dei Galli. È un dio che viene rappresentato in un carro di trionfo, con la spada levata in mano e lo scudo, perché è un dio guerriero. Veniva soprattutto evocato nei momenti di guerra e di battaglia e è associato anche a Marte, quindi sempre un dio di guerra, ma anche a Mercurio o Hermes, ovvero un dio di conoscenza, di messaggi divinatori, tant'è vero che abbiamo la cornacchia che è qui rappresentata come simbolo di presagi in epoca di battaglia. Questa è una carta che un po' richiama nei tarocchi la carta del carro, che è una carta di azione, però è una carta che suggerisce un'azione mirata, nel senso senza disperdere le proprie forze, bensì agire quando è conveniente per uno scopo, un obiettivo specifico, focalizzarsi, diciamo che è il messaggio di questa carta, non diciamo appunto scegliere le proprie battaglie, le battaglie per cui combattere, non disperdere le proprie energie in azioni, in attività che poi alla fine non ci sono utili. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Dunque, il mese inizia con la ruota della fortuna, il paggio di pentacoli, il re di coppe. A metà mese abbiamo il 5 di bastoni, il 4 di coppe e la carta delle stelle. Poi a fine mese abbiamo la carta del sole, la carta della luna e la carta del giudizio. Interessante perché a fine mese abbiamo ben 3 arcani maggiori e in generale ce ne sono tanti, quindi è un periodo abbastanza importante per voi, un periodo chiave questo di luglio.
Vediamo l'ultima carta e abbiamo il 2 di denari. Questo 2 di denari è interessante perché associato alla carta Teutates indica proprio che è un periodo questo in cui rischiate di disperdere le vostre energie in più attività. Vedete, questo 2 di pentacoli sta come un giocoliere cercando di tenere in piedi due palline, due pentacoli, quindi è come se voi vi trovaste in un periodo in cui cercate di tenere in equilibrio più aspetti della vostra vita, più attività, e questo ovviamente vi consuma molte energie. Bene, la carta di Teutates sta a indicare appunto questo dispendio di energie che però potrebbero in realtà essere utilizzate in maniera più proficua. Dunque, il mese inizia con una opportunità molto interessante che può essere veramente importante per voi, perché la ruota della fortuna con cui inizia il mese di luglio indica solitamente un cambiamento abbastanza importante nella vita, qualcosa che arriva in maniera anche a volte inaspettata, ma comunque una fase di cambiamento sostanziale. In questo caso è positivo perché le carte associate sono positive, e soprattutto subito dopo c'è il paggio di pentacoli che indica appunto un nuovo cammino, una nuova opportunità, un qualcosa su cui investire, soprattutto perché il paggio di pentacoli indica qualcosa di pratico, qualcosa di concreto, di sostanziale. Può essere un corso di studi, può essere uno stage, può essere un'attività nuova in cui non siete molto versati al momento, nel senso non avete ancora tutte le conoscenze, però in cui potete investire. E il re di coppe può indicare appunto la persona che vi propone questa opportunità, che è una persona di cui fidarsi, perché appunto il re di coppe è una persona onesta, sensibile, su cui appunto fare affidamento, matura emotivamente, insomma, che non ha retropensieri. A metà mese vediamo che appunto voi avete un obiettivo davanti a voi, rappresentato dalla carta delle stelle, che solitamente indica un po' come la stella di Betlemme, no? Diciamo, l'obiettivo da seguire, la strada da seguire per arrivare a un obiettivo che voi avete. E per arrivare a questo obiettivo però non avete ben chiaro appunto che cosa dovete fare, perché vedo appunto che disperdete molte energie con il 5 di bastoni, che sono tante attività, tante azioni, e non sapete esattamente che cosa dovreste mettere in piedi, che cosa dovreste implementare per raggiungere questo vostro obiettivo, come indica appunto il 4 di coppe, che è una periodo così, una carta con un'energia un po' di indecisione, non avete ben chiaro i vostri passi, perché non li sentite vostri per un verso, no? Come se quelli che avete davanti a voi, le opzioni che avete davanti a voi non vi soddisfacessero pienamente dal punto di vista soprattutto emotivo. È un periodo a metà mese appunto un po' frustrante da questo punto di vista, perché state ponendo in piedi tante cose, tante attività, ma non concretizzate, non riuscite a ottenere dei risultati tangibili. Questo vi porterà praticamente a una specie di analisi, mettiamola così, di voi stessi e delle vostre azioni a fine mese, perché c'è questo sole, questa luna
che sono in parte contrapposti, no? Perché la luna è la carta della, sì dell'intuizione, sì dell'inconscio, ma anche della confusione mentale, appunto, che si rifà un po' alle carte precedenti, mentre il sole è quello che immaginate una bellissima appunto giornata di luglio col cielo sereno, c'è questo sole che fa chiarezza, che disperde le nuvole, disperde l'oscurità rappresentata dalla luna, per cui la luce della luna, mentre in realtà crea più confusione che altro perché ci sono molte ombre alla luce della luna, la luce del sole le spazza via queste ombre e vi produce chiarezza mentale fondamentalmente. Queste sono le carte per un verso non complementari, però proprio opposte, e prevale in questo caso l'energia solare, perché vedo con l'ultima carta, quella del giudizio, che avrete questa chiarezza mentale per portare avanti i vostri progetti. La carta del giudizio è appunto una carta di analisi interiore che fa, diciamo, che arriva a delle conclusioni adatte a voi grazie alla chiarezza mentale del sole, ma anche appunto di risveglio dentro di voi di questa chiarezza mentale, di questi, cioè come se a fine mese voi finalmente riusciste a capire quello di cui avete bisogno e cosa vi porterà a raggiungere i vostri obiettivi, come una specie di illuminazione basicamente. Ed è interessante che sta anche sotto la carta delle stelle, perché è anche la carta delle stelle una carta, diciamo, di ispirazione, no? Quindi avrete, diciamo, le idee molto più chiare alla fine del mese. Da un punto di vista pratico, la carta del giudizio comunque può indicare proprio anche qualcuno che viene da voi, che vi aiuta in questo frangente di confusione mentale, e che vi praticamente vi risolleva dal fango, nel senso che vedete in questa carta appunto è famoso il giudizio, no? Perché risveglia le persone dalle tombe. È un po' horror questa carta, però sì, è come se qualcuno venisse da voi con un messaggio chiave importante che risolleva sia dal punto di vista umorale, nel senso vi dà una specie di suggerimento, aiuto, ma anche appunto dal punto di vista pratico, cioè vi aiuta a risollevarvi da terra, in questo senso. È un aiuto che comunque arriverà alla fine del mese, vi porterà tanta chiarezza per come procedere successivamente nei giorni successivi. Questo in generale. Dal punto di vista lavorativo c'è una nuova opportunità all'inizio del mese che chiaramente, come ho detto, arriva ed è segnalata attraverso sia il paggio di denari che la ruota della fortuna. È un'opportunità molto interessante che vi ispira proprio, cioè che segue il vostro cammino emotivo, nel senso che vi piace come opportunità, come offerta, come percorso da seguire. Io ho l'impressione proprio che questo Re di Coppe sia una persona vera e propria, che è colui che veramente vi propone questa opportunità e di cui io penso, cioè mi dà proprio l'idea, il Re di Coppe è una persona estremamente positiva, quindi sicuramente è una persona a cui credere, di cui avere fiducia. Però appunto ci sarà un periodo a metà mese di confusione mentale a livello del vostro lavoro. Voi avete un obiettivo, ma
siete insoddisfatti, non riuscite a realizzarlo, vedo confusione mentale, energia dispersa, anche attriti magari al lavoro con qualche cliente se siete liberi professionisti. Anche il 2 di denari, come ho detto, è una dispersione di energia, state mettendo tanta carne al fuoco ma non siete focalizzati. Bene, questo focus verrà fuori alla fine del mese, troverete tanta chiarezza e anche grazie appunto delle informazioni preziose che vi illumineranno, tra virgolette, con la carta del giudizio. Dal punto di vista sentimentale c'è un incontro chiave all'inizio del mese con una persona che, a prescindere dal sesso, è rappresentata dal re di coppe, che è una persona valida, appunto una persona matura dal punto di vista cerebrale, nel senso che emotivamente non è una persona affidabile, mettiamola così, che appunto con cui inizierete un percorso concreto, ancora all'inizio con il paggio di denari, che però appunto porta a la relazione con questa persona è un investimento, diciamo, nel senso, perché appunto sia il paggio di denari che il re di coppe indicano proprio una frequentazione che ha delle conseguenze di lungo periodo. Ci possono essere degli attriti a metà mese con il 5 di bastoni, una certa una forma di disappunto per un verso, delle cose che vi annoiano di questa persona con il 4 di coppe, però in realtà vedo molta chimica fra voi due con la carta delle stelle. A fine mese ci sono degli importanti sviluppi, perché vedo che questa storia cresce, però appunto ci saranno come dire, degli aspetti che dovranno essere chiariti con la carta del sole. Dovrete, diciamo, quando appunto cresce una storia, solitamente alcuni aspetti non ci si conosce bene all'inizio, quindi devono essere esplorati ulteriormente, però in generale io vedo che è una storia che vi darà molta carica, come una rinascita interiore con la carta del giudizio. Se invece siete già in una storia di lungo periodo, ci può essere un nuovo progetto, una nuova fase comunque con il vostro partner, un nuovo obiettivo da seguire, che ne so, per dire, potrebbe essere comprare una casa insieme, andare a vivere insieme. Comunque c'è una crescita della relazione, e questo porterà però a metà mese diciamo anche qui tante energie disperse, perché magari avete insieme questo obiettivo, però non capite esattamente come metterlo, come realizzarlo, ecco. Diciamo che questo obiettivo verrà realizzato nei mesi successivi, perché è una cosa di lungo periodo, però io vedo già a metà, scusate, alla fine del mese, che molti dubbi, molte paure vengono cancellate, e la vostra relazione si fortifica e cresce. Vedo appunto questa carta del giudizio, di solito è una carta positiva, perché indica proprio un risveglio interiore della propria energia, quindi è una relazione, quella in cui siete, che vi dà vibrazioni molto, molto positive. Quindi sicuramente diciamo in questo mese per tutti c'è un evento chiave all'inizio, e soprattutto la fine del mese con questi tre arcani maggiori
sono molte cose molte energie che si muovono per far sì che abbiate molta più chiarezza mentale su dove volete portare sia il vostro lavoro che la vostra relazione. Appunto, in generale è diciamo uno dei vostri compiti in questo mese, secondo appunto le carte, soprattutto quella di Teutates, è di indirizzare le vostre energie verso obiettivi a cui veramente tenete, senza disperderle in attività rivoli che vi portano poco. Adesso vediamo il consiglio e i compiti a casa con l'oracolo degli alberi, e abbiamo il salice piangente. Questa è una bella carta perché il salice piangente è una carta associata alla medicina, associata alla magia, viene considerata in alcune culture come la carta della dea Ecate, che è la dea della magia, la dea greca della magia. E in questo caso il consiglio di questa carta è di non arrendervi, non piangervi addosso, perché sapete il salice piangente è famoso per essere un po' piagnucoloso e come dire dare spazio ai propri sentimenti un po' da vittima, ecco. In questo caso vi stanno dicendo ci sono delle persone che sono pronte ad offrire il proprio aiuto a voi e quindi non avete, dovete reagire, diciamo, a qualsiasi periodo di confusione mentale come probabilmente avrete a metà mese. È appunto la carta che vi dice di non cedere al ruolo di vittima, di non lamentarvi, semplicemente selezionate appunto i vostri obiettivi e con l'aiuto di altri che saranno pronti a offrirvi il loro aiuto, cercate in generale di fare chiarezza su dove volete come dire, utilizzare le vostre energie in questo mese. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile, vi invito a mettere il like al video se vi è piaciuto, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella del quarzo di rocca. Vediamo subito le energie generali del mese con i tarocchi celtici. E abbiamo la pianta della quercia nella stagione della primavera. Beh, questa è una bella carta perché la quercia è una pianta che fa da ponte fra il cielo e la terra nella cultura celtica, ovvero ci collega con le forze cosmiche, le trasmuta perché non ci feriscano nell'arrivare sul piano della terra, sul piano terreno, però allo stesso tempo è anche una pianta generosa perché riequilibrando le vibrazioni energetiche che sono sul pianeta Terra dà anche più energia di quanta ne riceva. È quindi una carta molto interessante, molto positiva. Tant'è vero che è disegnata la sorgente della giovinezza che appunto nelle leggende celtiche usciva da una pianta cava di quercia. Il fatto che sia nella stagione della primavera dà proprio anche l'idea della forza vitale di questa pianta. Quindi in generale è una carta che come dire, indica forza, soprattutto interiore, stabilità e rinascita come la sorgente della giovinezza. Quindi un
un lavoro che stiamo stiamo compiendo in questo mese, che ci rinnova dentro e nella nostra vita. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Dunque, abbiamo la Regina di Spade all'inizio del mese, di fronte alla Regina di Coppe e il 5 di Coppe. Poi a metà mese abbiamo la carta dell'Imperatore, la carta dell'Imperatrice e la carta della Ruota della Fortuna. E poi a fine mese abbiamo l'Asso di Bastoni, la Regina di Denari e il 9 di Spade. Poi ultima carta abbiamo il 5 di Coppe. Dunque è un mese chiave per chi ha scelto questa variante per una serie di motivi. Innanzitutto abbiamo 2 5 che sono dei numeri che indicano appunto un mettere sottosopra la situazione in cui viviamo, la nostra vita, risconvolgere un po' le carte, andare un po' oltre gli schemi stabiliti, e questo è, direi, confermato dalla carta della Ruota della Fortuna, che indica dei cambiamenti abbastanza chiave nella nostra vita, insieme anche all'Asso di Bastoni. Quindi insomma è un mese di cambiamenti importanti per come vedo la disposizione anche delle carte. All'inizio del mese c'è appunto il 5 di Coppe, che indica un sentimento, come dire, di disappunto, di mancanza. Avete lasciato per strada un qualcosa, un qualcuno, e ancora ne soffrite. C'è stato un qualcosa recentemente che vi ha, come dire, vi ha reso malinconici, vi guardate molto alle vostre mancanze, non vi sentite proprio equilibrati energeticamente, effettivamente. Qualcosa vi è venuto a mancare, può essere una relazione con una persona vicina a voi, può essere un'occasione, un'opportunità che avete perduto. Questa diciamo mancanza, questo sentimento di rimpianto per qualcosa che non è successo, per qualcosa che non avete fatto, per delle azioni che non avete posto in essere, si esplicita nelle carte delle 2 regine, che sono per un verso un po' contrapposte, no? Perché la Regina di Coppe è una persona, un'energia molto legata ai sentimenti, mentre la Regina di Spade è una energia più razionale, più pratica, più analitica, mettiamola così, che non indugia, ecco, nelle proprie emozioni. In realtà all'inizio del mese voi avete queste 2 anime che riescono però a collaborare insieme, perché queste 2 carte sono di fronte l'una all'altra e sembra proprio che la Regina di Spade indichi conversi con la Regina di Coppe, no? Vedete? E le dica adesso non indugiare più su questo sentimento di rimpianto, questa anche forma un po' di vittimismo, però insomma scuotiti e vai oltre, e quindi riuscirete all'inizio del mese a
come dire, andare oltre questo senso di rammarico, di rimpianto, che appunto in questo caso è molto legato all'energia, diciamo, di coppe, della regina di coppe, perché la vostra parte, diciamo, più mentale riuscirà un po' a scuotervi e a darvi una nuova direzione, un nuovo obiettivo su cui puntare. La regina di spade è una energia molto che ha una visione di lungo periodo. Vedete, il disegno ha questa mano che va verso una direzione rivolta al futuro, rivolta a degli obiettivi che si prefissa la regina di spade, e questo è quello che riuscite a fare all'inizio del mese, ovvero di andare oltre questo senso di rimpianto, a scuotervi da queste emozioni malinconiche per appunto trovare nuovi obiettivi a cui puntare fondamentalmente. A metà mese anche qui abbiamo due anime contrapposte, perché abbiamo da una parte la imperatrice e dall'altra l'imperatore, quindi anche qui una coppia in questo caso però molto complementare. Perché se da un lato la imperatrice è una energia di fioritura, di maturazione, di crescita, mettiamola così, energia dell'imperatore è una carta di consolidamento, creare delle fondamenta stabili, un po' come la carta della quercia. E quindi riuscirete a metà mese, io vedo che proprio c'è un cambio di rotta nella vostra vita con la ruota della fortuna, che vi permetterà di crescere e allo stesso tempo di creare delle basi solide nella vostra vita, quindi di andare oltre questo rimpianto a cui siete ancora molto attaccati all'inizio del mese, per proprio stabilire delle basi solide, andando oltre questo senso di rimuginamento, di rimpianto, di malinconia che vi ha, come dire, un po' ingolfati fino all'inizio del mese di luglio. Questa ruota della fortuna è estremamente positiva, ci sono proprio dei cambiamenti di rotta nella vostra vita, e anche appunto positivi, perché permettono da un lato la nascita, dall'altro il consolidamento dei vostri successi, delle vostre attività, dei vostri obiettivi. A fine mese c'è una continuazione in questo senso di crescita, perché l'asso di bastoni è una carta proprio di entusiasmo, di forte innovazione, di crescita, perché il bastone, vedete, a parte che è un simbolo di potere estremamente importante, però vedete è disegnato con dei germogli, no? Quindi è proprio è una carta che indica la nascita di qualcosa. È tutto però ancora molto a livello iniziale, nel senso che vedo ancora che siete in una fase di fondamenta, di creare delle basi solide. Ancora non l'avete creato. In tutto il mese di luglio starete ancora in una fase molto più, diciamo, creativa, una fase iniziale di questa svolta che vedo dentro di voi. E la regina di denari, che è la vostra, diciamo, il vostro alter ego in questo caso, è una carta proprio di nutrimento di questa nuova energia, no? Rappresentata dall'asso di bastoni. È una energia che è pratica, quindi come dire, farà carico di mettere in pratica questo entusiasmo in scopi, in attività
concrete, reali. Quindi avrete, diciamo, alla fine del mese questa spinta a concretizzare delle idee che avete. Allo stesso tempo però avrete diciamo delle paure. Questo vi susciterà molte paure, perché il 9 di spade è una carta appunto di ansia, è un po' ansiogena come carta. Vedete, c'è questa persona che è preoccupata, no? Tanto che non riesce a dormire. E quindi diciamo questi sono un po' degli strascichi di paure che vi portate dietro, perché ovviamente è tutto molto nuovo. Vedo in questo mese tante cose nuove che vi balzano in testa, e avete comunque delle paure, se è il caso o meno di continuare per questi nuovi cammini a cui avete pensato. Però diciamo che in generale io vedo che sono carte molto positive, di veramente crescita. Ovviamente questa crescita, questa volontà di creare anche stabilità nella vostra vita, con appunto la crescita di attività nuove, ovviamente crea delle novità nella vostra vita, crea degli sbalzi, no? Appunto qui abbiamo il 5 sia di coppe che il 5 di denari, che indicano comunque delle difficoltà non solo interne ma anche esterne, che appunto vi preoccupano. Però io vedo che in generale la carta della quercia e le altre carte sono estremamente positive, per cui alla fine riuscirete a sormontare questa ansia, queste paure, e a consolidare nel lungo periodo, però ovviamente non alla fine del mese, consolidare queste attività, questa nuova crescita che sta avvenendo. Il 5 di denari indica appunto che potreste avere anche delle difficoltà concrete, e che quindi qui è molto utile il concetto della carta della quercia, perché la carta della quercia indica comunque che nel lungo periodo ci sarà la possibilità di stabilizzarvi anche da un punto di vista pecuniario concreto, insomma. Quindi diciamo, riassumendo in generale, io vedo che all'inizio del mese avete dei rimpianti, delle malinconie, avete un po' diciamo un senso di rimpianto per qualcosa che non avete fatto, per qualcosa che avete perso, però appunto grazie soprattutto alla vostra capacità analitica riuscirete a scuotervi, e soprattutto un evento anche esterno vi permetterà di crescere crescere delle basi più solide, nel senso crescere delle attività che hanno la potenzialità di creare stabilità nella vostra vita. E questo, diciamo, entusiasmo, questa, come dire, trend di crescita continuerà fino alla fine del mese, anche se vi genererà un po' di ansia, di problemi anche pratici, perché ovviamente qui vedo proprio che c'è tanta idea, tanto entusiasmo, tante idee, tanto entusiasmo, che però appunto poi ci saranno delle sfide nel concretizzarlo con la regina di denari, questo entusiasmo in progetti concreti, diciamo, progetti che possono essere veramente implementati. Questo in linea generale. Dal punto di vista lavorativo vedo che ci sono dei disappunto all'inizio del mese, un qualcosa che avete perso, probabilmente una possibilità, un cliente, una promozione, un qualcosa a cui un qualcosa che speravate di ottenere con il 5 di coppe, che invece non è capitato, e appunto all'inizio del mese siete ancora molto toccati e feriti da ciò, però appunto
riuscirete ad andare oltre questo disappunto. Anche magari in questo caso dal punto di vista più concreto, grazie a una persona che vi riesce a guidare, che vi riesce a dare una direzione, a spronarvi, ed è rappresentata appunto dalla regina di spade, una persona che vi aiuta a andare oltre questo senso di disappunto, a rimboccarvi le maniche e a continuare verso nuovi obiettivi. A metà mese vedo appunto che c'è una grande occasione da sfruttare, un qualcosa che cambia a livello lavorativo, che vi permette appunto di crescere e di creare soprattutto quella stabilità che vi serve appunto a livello lavorativo. E a fine mese avrete tante idee che dovrete riuscire appunto, come ho detto inizialmente, a concretizzare in progetti reali e nuovi. A livello lavorativo appunto potrete avere delle ansie a fine mese dovute soprattutto a, diciamo, mancanza di denaro, comunque di risorse concrete per poter appunto concretizzare queste idee, questi progetti che avete in testa. Però appunto la carta della quercia mi dà proprio l'idea che nel lungo periodo riuscirete appunto a consolidare, ad andare oltre questi problemi di tipo economico. Dovrete comunque appunto fare perno su delle risorse interiori, anche perché la carta della quercia è un po' come la forza dei tarocchi, no? Quindi ci sono delle sfide da affrontare in maniera appunto serena, senza farsi prendere dal panico. Dal punto di vista sentimentale, queste carte indicano la perdita di una relazione, di un qualcuno a cui tenevate all'inizio del mese. Può essere una diciamo perdita anche temporanea, diciamo, perché io vedo che a metà mese questa coppia si ricostituisce, ovvero c'è l'imperatore e l'imperatrice accanto con la ruota della fortuna. A livello sentimentale vedo proprio che è come se questa mancanza di comunicazione, questa perdita di contatti che avevate con questa persona si riescano a ristabilire, e vi vedo molto più in sintonia con questa persona rispetto a prima, perché appunto l'imperatore e l'imperatrice sono carte molto complementari, sono una coppia e quindi vedo una specie di ritorno che poi continua fino alla fine del mese, perché vedo molta passione con l'asso di bastoni. Una passione che voi come dire nutrite, nel senso che la regina di denari che vi rappresenta è una persona comunque che come dire, tiene in questo caso sicura della relazione, cerca di farsi anche carico della relazione, cerca di creare concretezza nella relazione, al di là della passione, diciamo, più passione vera e propria, che è rappresentata appunto dall'asso di bastoni. Ci saranno appunto delle preoccupazioni, perché è come se appunto ci saranno problemi a concretizzare questa relazione in qualche modo. Questo in generale. Poi per una piccola parte di voi mi dà proprio l'idea che magari voi avete perso un qualcuno, perché in realtà questa persona già è impegnata, e
poi appunto ci può essere un ritorno, però è un ritorno diciamo che appunto non porta a nulla di concreto, appunto perché è una persona impegnata e quindi non riuscite a creare una concretezza nella vostra relazione, in quanto già appunto questa persona è legata a un'altra persona, appunto, e questo vi crea un po' di ansia, comunque c'è un senso di mancanza che si vede sia all'inizio del mese e in realtà anche alla fine del mese, in questo caso dal punto di vista sentimentale. In questo caso la carta della quercia indica appunto che è un periodo in cui dovete farvi forza, perché appunto c'è una mancanza di concretezza, ecco. 5 di denari, no? Solitamente viene intesa come mancanza di denaro, povertà, eccetera. In questo caso è una mancanza di stabilità, una mancanza di concretezza, e che è un po', diciamo, fa pandan con il 5 di coppe e con il 9 di spade. Quindi per una piccola parte di voi, diciamo che c'è una passione che ritorna, però non c'è una svolta concreta in questa storia, mentre per altri di voi appunto ci può essere il ritorno di qualcuno con cui avevate con cui i contatti si erano persi e che con cui io vedo molta chimica, diciamo, e che però appunto anche in questo caso la relazione la vedo incapace di diventare concreta, è molto fuoco ma poca, nonostante i vostri sforzi rappresentati dalla regina di denari, non vedo che riesce per il momento a concretizzarsi. Poi magari a luglio diventa una storia più impegnata, mettiamola così. Adesso vediamo i compiti per casa, per le vacanze, mettiamola così, visto che è luglio, dell'oracolo degli alberi. E abbiamo l'albero della vita, che è una bellissima carta, perché l'albero della vita è quello che stava nel paradiso terrestre, no? Che dava appunto l'eternità ad Adamo ed Eva, che hanno perduto quando hanno disobbedito a Dio e hanno mangiato il frutto dell'albero della conoscenza. Quindi è una carta di vitalità, di rinascita, di miglioramento in generale, essendo una carta che rappresenta appunto comunque un albero, si indica come una rinascita che avviene poco a poco nel lungo periodo, no? Un po' come la farfalla rappresentata sulla carta, ovvero che c'è comunque un periodo di gestazione che poi sboccerà in una farfalla. E quindi i compiti sono quelli di avere fiducia che diciamo c'è un periodo di rinascita che vi sta aspettando, ma comunque state attenti a quello che seminate, perché questo è fondamentale perché raccogliate i frutti che volete nel lungo periodo. Quello che state seminando in questo momento sarà quello che poi riuscirete a raccogliere. Quindi attenzione a quello che volete fare, ai vostri, diciamo, obiettivi finali. È interessante vedere che qui c'è la sorgente nella carta della quercia della giovinezza, questo è l'albero della vita che dà l'eternità, quindi sono tutte e due carte molto positive e che promettono appunto degli sviluppi importanti, positivi nel lungo periodo, però appunto dovete nel frattempo farvi forza, cioè puntare alle vostre risorse interiori e fare attenzione appunto a come vi muovete, quello che seminate soprattutto. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!
Ed eccoci alla terza variante, quella dell'opale bianco. Vediamo subito le energie generali per questo mese per chi ha scelto questa variante con i tarocchi celtici. E abbiamo la pianta della betulla. Beh, questa è una bella pianta perché indica flessibilità, ma è anche una pianta in molte tradizioni, come quella gitana, legata alla gravidanza, ovvero nelle tradizioni gitane appunto la betulla veniva utilizzata per capire appunto se una gravidanza stava per arrivare. Quindi è una pianta in generale che parla di fecondità, di generazione, di creatività e anche di cooperazione, perché appunto parlando di fecondità, di gravidanza, si intende comunque che c'è una cooperazione fra due persone e quindi è una carta di aiuto reciproco, di appunto cooperazione per un obiettivo comune, ma anche appunto di flessibilità, di adattarsi alla situazione in cui ci si sta muovendo. Vediamo adesso i dettagli con le altre carte dei tarocchi. E abbiamo all'inizio mese il 4 di denari, l'asso di bastoni e la carta della papessa. Poi abbiamo a metà mese la carta del mondo, il 10 di denari e il 4 di bastoni. E a fine mese abbiamo la regina di denari, il 2 di denari e il 7 di spade. E poi l'ultima carta, il 5 di denari. È un mese in cui escono molti arcani maggiori, tutte e tre le varianti, quindi è un mese un po' chiave per tutti. In questo caso abbiamo il mondo e la papessa come arcani maggiori. Dunque, è un mese per chi ha scelto questa variante legato molto alla sfera concreta e lavorativa, probabilmente perché abbiamo molte carte di bastoni e di denari. Il mese inizia per voi con un'energia nuova, un'opportunità che si apre davanti a voi e che vi dà molto entusiasmo e che si può innestare in una base solida che già avete, ovvero voi vi trovate nell'energia del 4 di denari, che è una carta che indica stabilità, concretezza, equilibrio, una base solida su cui crescere e su cui appunto si sta a innestare questo asso di bastoni, questa energia nuova, questo nuovo entusiasmo, queste nuove idee che vengono da voi come fossero un po' un'ispirazione intuitiva, no? Con la carta della papessa, perché la carta della papessa indica appunto l'intuizione, anche delle nuove conoscenze che vi erano, come dire, in parte celate, che adesso riescono a venire fuori, come se voi riusciste a mettere insieme i pezzi di un puzzle e finalmente avere un progetto in testa, un'idea, un obiettivo che vi entusiasma. Magari prima avevate sì varie idee in testa, però non riusciate a metterle insieme. Finalmente con la carta della papessa e dell'asso di bastoni vedo che riuscite appunto a sintetizzarle in una idea, un progetto vincente che vi entusiasma. Nella metà del mese vedo che c'è tutta una serie di azioni da parte vostra che vi portano a stabilizzare, a concretizzare questo progetto, questa idea,
a renderlo, diciamo, a finalizzarlo questo progetto, perché vedo la carta del mondo e il 10 di denari, che è un'energia di completezza, di raggiungimento di un apice a livello proprio concreto con la carta del 10 di denari. E poi il 4 di bastoni indica appunto stabilità, no? La costruzione di una casa, diciamo in senso più lato, e che implica anche festeggiamento appunto per ciò che si riesce a ottenere, a concretizzare, a implementare a metà mese. Il resto del mese sarà più strategico. Avrete varie attività da gestire allo stesso tempo e dovrete appunto utilizzare molta strategia con il 7 di spade. Dovrete essere più cauti nelle vostre azioni e più concreti, ancora più concreti con la regina di denari. Ma in generale è un mese molto legato alla concretezza. Vi vedo molto votati alla costruzione di qualcosa di solido e di reale e di stabile nella vostra vita. È un mese volto alla stabilità, alla concretezza. Sicuramente, questo in generale. Dal punto di vista lavorativo appunto c'è una base solida da cui partire, però avete una nuova idea, un nuovo progetto, una fase molto più entusiasmante con l'asso di bastoni. La papessa può indicare appunto che siete riusciti a accedere anche a informazioni che a livello lavorativo non vi erano, non erano alla vostra mercé, che invece adesso sì, che insomma che vi viene svelato, vi viene comunicato in maniera diciamo anche non apertissima, delle nozioni, delle tecniche, delle competenze che vi permettono appunto di iniziare un percorso nuovo, un'idea nuova, un progetto nuovo con l'asso di bastoni, e che può portare appunto a crescere addirittura molto di più la stabilità, la base da cui partite con il 4 di denari. Tutto il resto del mese, soprattutto a metà mese, è un consolidamento di questa nuova idea, di questo progetto che verrà completato a metà mese. Vedo celebrazioni, vedo successo con il 10 di denari, vedo proprio anche a livello pecuniario un grande successo, una grande soddisfazione e anche un ritorno economico importante. Il resto del mese vedo appunto la consolidazione e soprattutto la gestione delle vostre attività, sempre con un occhio alla concretezza, con la regina di denari che vi rappresenta. Avete varie attività a cui pensare con il 2 di denari, varie attività da gestire, e adotterete per questo motivo un atteggiamento più cauto, più pensato, mettiamola così, appunto perché probabilmente dovrete anche sopportare delle spese con il 5 di denari in questo mese, quindi dovrete avere appunto un atteggiamento più cauto. In generale però comunque vedo proprio la fioritura, la crescita, la stabilizzazione, come indica la carta della betulla, anche grazie al supporto della comunità a cui fate parte. Voi avete delle risorse che vengono dalle persone con cui lavorate, che sono molto proficue, che vi aiuteranno anche
successivamente, quando magari dovrete avere delle spese da fare, insomma dovrete essere un pochino più cauti. Quindi a livello lavorativo vedo un grande consolidamento a metà mese e poi appunto un atteggiamento un pochino più cauto successivamente, per cercare di capire appunto come continuare con le vostre attività. Però è un mese di crescita, un mese di compimento, di stabilizzazione. A livello sentimentale c'è una passione a inizio mese molto importante, c'è una passione in una relazione che ancora rimane per alcuni versi non particolarmente aperta, perché la papessa indica sempre un lato un po' nascosto, quindi ci sono delle cose degli aspetti da dover chiarire sicuramente, però noto una forte stabilizzazione della coppia a metà mese. Però questi lati nascosti torneranno un po' fuori, perché in questo caso il 7 di spade vedo come se soprattutto da parte vostra non siate molto aperti, ci sono delle cose che tenete per voi, non vi aprite completamente al vostro partner, quando invece magari, perché probabilmente vi aiuta questo atteggiamento, diciamo un poco aperto, a gestire delle situazioni. Magari è possibile che abbiate per alcuni di voi ovviamente è una interpretazione restrittiva, abbiate una seconda persona che state frequentando, e quindi il 2 di denari indica un bilanciamento delle varie relazioni. Però diciamo più in generale vedo che c'è una forte stabilizzazione della vostra coppia a metà mese. Però appunto ci sono dei lati che ancora vanno un po' esplorati, vanno ancora un po' portati alla luce, ancora alla fine del mese col 7 di spade. Vedete, il 7 di spade è una persona che diciamo è cauta, ma anche è cauta non è molto aperto nei rapporti, diciamo, ecco, lascia dei tratti di sé nascosti, non è completamente trasparente, mettiamo così, e che vi rappresenta un po' alla fine del mese. Comunque il 5 di denari in questo caso indica che magari possono esserci, se siete soprattutto in una relazione di lungo periodo, delle spese da affrontare insieme, però vi vedo comunque molto vicini l'un l'altro nell'affrontare dei problemi, diciamo, un pochino più concreti. In generale, anche a livello sentimentale, essendoci molte carte di denari, è una stesa che parla molto di concretezza, di voler concretizzare una relazione, di creare delle basi solide anche a livello proprio concreto, una casa, un far parte della famiglia di origine del proprio compagno, che si diciamo manifesta soprattutto a metà mese. Vediamo adesso i consigli, i compiti per le vacanze, come dico io, dell'oracolo degli alberi, e abbiamo l'albero di Zakkum, che è un albero che nella tradizione musulmana si trova all'inferno, no? Vedete, qui è disegnato con le anime perse, no? Ai piedi, si nutre dei loro rancori, della loro disperazione, delle loro frustrazioni. Indica comunque che potreste essere soggetti questo mese a
delle frustrazioni nei confronti di altre persone, che può essere praticamente anche un po' generato da questo atteggiamento poco trasparente da parte di chi vi circonda, che però appunto in realtà, secondo la carta dell'oracolo degli alberi, va evitato, perché in realtà nutrite, disperdete delle energie in sentimenti di rancore, di frustrazione che non portano a nulla. Quindi diciamo, come consiglio di questo oracolo degli alberi, della carta dell'albero di Zakkum, è di andare oltre questo senso di frustrazione, di rancore nei confronti di voi stessi, e di cercare appunto invece la cooperazione e l'armonia all'interno della vostra cerchia di persone, che sia il vostro partner se parliamo di relazioni sentimentali, che sia il vostro team di lavoro se parliamo di ambito professionale. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!